costa produrre questa borsa? Ci sono numerose correnti di pensiero. Diciamo che generalmente dal blog o dai canali vari sui social mi arrivano contatti da potenziali clienti che devono produrre le loro borse. La prima cosa che mi fanno, mi mandano foto con la descrizione di quanto verrebbe a costare questa produzione di borse, quanto verrebbe a costare questa borsa piuttosto che quest'altra, e così continua questo dialogo alla ricerca di questo prezzo, come se il prezzo di produzione della borsa fosse il motivo centrale del loro progetto. Allora voglio svelarti una cosa che non conosci. Il costo di manodopera, che generalmente rappresenta il 10, 15, 20%, volendo essere proprio buoni, dell'intero progetto che stai per mettere su, è davvero una cosa che va presa come uno delle componenti, ma non la componente principale del tuo progetto. Cosa voglio dire? Ti voglio descrivere un attimino quello che fanno i brand del lusso, e già so che cosa ti stai dicendo. Ma i brand del lusso hanno i soldi, i brand del lusso fanno le quantità. No, io ti voglio descrivere uno dei processi principali che loro mettono in atto, ed è quella del prezzo. Loro impongono il prezzo ai terzisti, impongono, cioè, ovviamente con una certa contrattazione, però normalmente loro sanno che quella borsa deve uscire a quel prezzo, perché hanno un dettaglio costi, hanno un dettaglio del costo di vendita, hanno insomma tutta una serie di parametri che dovresti avere anche tu. Quindi se devi mettere su il tuo progetto, la prima cosa che devi cominciare a valutare è quanti modelli devi produrre, in quanti materiali, che accessori, che pelle, quali sono i tuoi canali di vendita, quanti sarebbero presumibilmente i pezzi da produrre, e da questo dare anche un costo, perché il costo rappresenta a chi vai a vendere poi fondamentalmente queste borse, quanti pezzi dovrai produrre, e quindi ti dà una parola magica che si chiama budget. Parola magica demonizzata, perché budget, perché ci si è abituati che i soldi, quanto devo pagare l'artigiano, me lo deve dire l'artigiano. In realtà si presume che l'artigiano faccia il mago, perché se tu hai prodotto una pochette, reputi che qualsiasi pochette costerà tot euro, e non è così. L'artigiano, io ad esempio in questo caso, quando vado a studiare un progetto, la prima cosa che chiedo è a quanto deve uscire la borsa, oltre a tutta un'altra serie di analisi. Perché? Perché questo mi dà l'idea se io orientativamente posso aiutarti, se il progetto può essere messo in campo, perché magari tu mi chiedi una borsa complicatissima per cui ti serve a un prezzo bassissimo. Generalmente io dico forse è meglio farla produrre in Cina piuttosto che produrla con me, che produco in Italia e faccio insomma un livello di produzione un po' più alto. La gente però che continua a fare, continuano ad insistere sulla questione del prezzo, e quindi questo crea già un primo livello di accesso a lavorare con me o comunque con altri artigiani come me, che non reputano importante la questione del prezzo. Per cui, dovendoti dare un consiglio e dandoti la possibilità di sfruttare una delle cose principali che fanno i brand del lusso, è quella di fare una sorta di borsa plan, di business plan, per cui dove tu hai tutti i dati, dove tu vieni da me, dici la borsa deve avere questo, questo, questo e questo, e in più deve costare questi soldi qui. Poi sul prezzo ci si ragiona, si capisce se a livello produttivo si può lavorare in un modo piuttosto che in un altro, e si danno tutta una serie di indicazioni molto più precise e non campate in aria. Questo ti eviterà, come succedeva in passato, di avere miei colleghi che ti davano prezzi così a caso, quindi tu mettevi in piedi il progetto, avevi problemi di produzione, non sapevi mai quando ti veniva consegnata la merce, alla fine poi ti presentavano il conto e non era mai come ti avevano detto, perché improvvisamente costavano di più i materiali, era costata di più la borsa e tutta un'altra serie di cose che tu probabilmente, se fai questo lavoro, conosci bene. Per cui se reputi che queste informazioni sono importanti, cominciamo a ragionare insieme su come deve essere il tuo progetto e su cosa c'è di importante davvero e da valutare e da migliorare. Aspetto i tuoi commenti e le tue condivisioni. A presto, ciao!